Ci troviamo a Gambellara, tra poco incontriamo Ilario dell'azienda Virgilio Vignato che ci farà assaggiare il suo Vinsanto. Ciao Ilario. Ciao Mauro. Sono qui con Ilario Vignato, finalmente mi faccio raccontare quello che è la storia di questa azienda con i suoi prodotti. Come nasce questa azienda? Siamo a Gambellara, siamo una piccola azienda agricola che produce fondamentalmente garganica nelle colline di Gambellara. Da circa un anno abbiamo, io e mia moglie, rilevato l'azienda di mio papà. Virgilio Vignato ha sempre prodotto vino a Gambellara. L'azienda arriva dal 1940, diciamo. Abbiamo rilevato questa azienda cercando di mantenere le tradizioni di Gambellara e una tra queste sono la produzione del Vinsanto tramite picai, questi picai. Che è uno spettacolo a vederlo e a sentirlo. Chi è al di là della camera non sente, ma qua c'è un profumo d'uva che è impressionante. Come viene fatta questa tecnica? Per produrre i picai bisogna vendemmiare l'uva rigorosamente di colline di Gambellara, da terreni vulcanici, prima della vendemmia normale. Così riusciamo a recuperare un po' di acidità. Viene appesa con dei fili di gavetta e viene annodato. Il termine piccaio deriva dal dialetto piccar via, appendere, e quindi sono tutti, come vedete, uva appesa al soffitto, che deve rimanere qui fino a fine febbraio e primi di marzo. Quindi fa circa 6 mesi di appassimento all'aria. E ovviamente siamo in collina, quindi rigorosamente ventilazione naturale, che è importantissima. Quindi il risultato di questa uva è questo vino qua, Vinsanto. Qua abbiamo l'annata 2011. Però dall'uva al vino c'è un mondo. Pigiamo l'uva fine febbraio, primi di marzo. Se supera i 35-36 gradi zuccherini è un anno da Vinsanto. Se non li supera, quell'anno lì non farà Vinsanto. Quindi viene destinata a? Facciamo recetto passito o recetto spumante. Viene pigiata e viene messa il giorno dopo le pigiature, tutti in damigiane, da 54 litri, e messa in soffitta. E lo si abbandona. Non si mette né lievito, non si mette niente. Lui comincia a fermentare lentamente nei cambi di stagione. Primavera, si ferma d'estate, di autunno riparte e si ferma d'inverno troppo freddo, per minimo 4 anni. Dopo il quarto anno comincio a controllare damigiana per damigiana, vedo lo stato dell'arte e decido di imbottigliare le damigiane che sono pronte in quel momento. Non aspetterei altro che assaggiarlo, quindi. Vado a prendere cavatappi. Abbiamo nel calice questa meraviglia, i profumi sono straordinari, intensi, e quello che mi sorprende è il connubio tra sentori tostati e sentori quasi primari, sentori da frutta. Cerchiamo di riportare proprio la garganica nel bicchiere, un bel equilibrio, c'è anche l'acidità, si sente l'acidità che tiene anche lo zucchero, cioè tra l'acidità e i zuccheri c'è un'armonia, è molto minerale. L'equilibrio che ha e l'eleganza che ha questo vino è quasi disarmante, ma una curiosità, quanto può durare un vino così? È tradizione a Gambellara, alla nascita di un bambino, produrre il Vinsanto di quell'annata lì, per poi stapparlo quando si sposa. Diciamo che di questi tempi l'aspettativa è di circa 30 anni. Sicuramente. Il vino è straordinario, l'equilibrio, ripeto ancora una volta, la complessità. Con cosa lo beviamo un vino così? Un prodotto tipico di Gambellara è il Brasadello di Gambellara. È un prodotto, un impasto con le mandorle. La garganica, che ha un retrogusto di mandorla, si abbina perfettamente con questo Brasadello, con pasticceria secca. È semplicemente straordinario. Al di là di tutto, quello che fa la differenza rispetto ai Vinsanti toscani, che sono forse i più conosciuti in Italia e forse nel mondo, ma è proprio questo equilibrio, questa armonia. Le note ossidative fanno solo da contorno, non sono prevalenti. Quello che prevale è la nota di frutta secca, di frutta passita, di nocciola. Devo farti i complimenti, a questo punto mi incuriosisce anche assaggiare gli altri tuoi prodotti. Questo nettare è il risultato di questi picai, ma so che questa uva la usi anche per un altro prodotto. Certo, produco anche un metodo classico, dolce, però te lo racconto la prossima puntata. Attendo con ansia.